Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi prepareremo la salamina da sugo. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, come promesso nell'ultimo video, è tornato Franco Moretti, che è il curatore delle due pagine Facebook che trattano di salumi italiani fatti in casa, che si chiamano i segreti. Allora, qui è Salumi Italiani, i segreti del Norcino. Perfetto. Okay. E questo è un gruppo di professionisti, tra virgolette, e quell'altro invece salumi fatti in casa, chi lavora il maiale, è un gruppo più amatoriale. Perfetto, diciamo. Se volete andarvi a iscrivere, perché fate la richiesta e lui o chi l'accetterà, e lì dentro si parla di salumi, consigli, soprattutto consigli. Allora, diciamo che per quanto riguarda questo gruppo qui serve il profilo in chiaro, per dare, diciamo, una sicurezza a chi è iscritto nel gruppo di avere, cioè, la persona di sapere con chi sta parlando, perché così uno, se deve dire la sua, deve metterci anche la faccia. Certo. Quindi qui serve il profilo in chiaro. Se non c'è il profilo in chiaro non viene accettato. Cioè, questa settimana, tanto per dirti, 4.000 persone non sono state accettate perché se mettono un nome che non è riconducibile, magari mettono su una castroneria o quant'altro, e noi non vogliamo questa cosa, vogliamo tutelare i membri che ci sono dentro nel gruppo. Perfetto. Quindi va bene, allora, come avevamo detto, Franco è riuscito a carpire, è riuscito a tirar fuori la ricetta di questa salamina da sugo. Come sapete è un salume tipico ferrarese, esatto, ed è un salume che viene molto nascosto, diciamo, nessuno ti dà la ricetta, perché ogni famiglia poi dopo ha il suo dosaggio, ha la sua ricetta. Quindi questa qui è quella che abbiamo trovato, proviamo a farla e vediamo cosa ci salta fuori. Io passerei con già gli ingredienti e i pesi, visto che hai già preparato tutto. Allora io dico, questa ricetta qui, facciamo chiarezza tra virgolette, me l'ha data un mio amico che si chiama Marco Paiola, che a trovare una persona che... E con Jimmy Lococco abbiamo provato a farne una a dicembre, quindi tanto per fare anche la prova assaggio. Speriamo che sia venuta bene. Intanto grazie mille Marco Paiola per la ricetta. Fra l'altro, qui di dietro ce ne abbiamo una che è quasi cotta, quindi alla fine della fiera, della ricetta, faremo anche la prova assaggio, naturalmente, e vi diciamo se viene bene o male. Esatto. Bene, io direi che possiamo dire i pesi degli ingredienti. Allora, praticamente sono 600 grammi di goletta, 600 grammi di coppa, una lingua tagliata in due, 200 grammi di fegato, sono 600 grammi di guanciale e 600 grammi di pancetta. Quindi va macinata con la piastra del 6 e poi dopo va condita. Bene, io direi di fare tutto a pezzettini, così io dopo ti macino il tutto e ti lascio fare tutto a te, e io oggi mi riposo. Addirittura. Sì, mi macino, anzi dai, ti do una mano, c'è un altro coltello, inizio a buttare dentro il tritacarne. Che così ho le vesciche, così faccio vedere anche. Sì, dopo le facciamo vedere. Certo. Così è troppo grosso? No, va benissimo. Tiro via che c'è un pezzettino di cottica. Sì. Quindi noi adesso stiamo facendo dei pezzettini più piccoli solo per poter far entrare il tutto nel tritacarne. Esatto. Nel buco, insomma. Comunque andrà macinato una sola passata, diceva Franco, con la piastra da 6 mm. Da 6 mm. Ok. Allora, tanto che macino, vi fa vedere le vesciche. Ok. Vitello e maiale, che si riconoscono dalla grandezza e dal colore. Questa di maiale va bene, sì, ma al massimo è quella di vitello, un po' più grandina e poi tiene meglio la cottura. Adesso così è come ve le danno, quando le andate a comprare. Quindi sotto sale. Esatto, sono ma sotto sale. Secondo te qual è la più adatta? La migliore è quella di vitello, perché come tutte le cose anche i budelli di vitello tengono meglio la cottura. Quindi secondo me il non prosciutto è vitello. È chiaro che si capisce che va bene anche quella di maiale. Così sono salate, adesso ve le faccio vedere da mollo.
possiamo già anche dare qualche informazione sui budelli sotto sale, quanto tempo possono durare sotto sale? Allora, anche 2 o 3 anni, 4 o 5, dipende sempre come vengono messi via. Addirittura mi diceva il mio amico Marco della Labonat di Quistello, che saluto, che mi ha dato questi qui, e mi ha detto che c'hanno della roba anche di 6-7 anni sotto sale, quindi... Comunque questi qui alla Labonat di Quistello, Mantova, si reperiscono e possono davvero una Si riesce a sapere anche il prezzo? sono circa 2 euro, 2,20 € l'uno. Ok, quindi, no, giusto anche giusto per avere un paragone magari con chi è giù in Calabria che volesse provare a farla, così che non lo freghino quando va a comprare le vesciche. Comunque là c'è Marco che vi consiglia in tutto, anche perché è un'industria la Labonat e quindi là c'è lo spazio, qualsiasi roba che avete bisogno. Marco è un ragazzo che è di una bontà e di un'esperienza. Dopo magari sotto nel video vi lascio i riferimenti. I riferimenti, sì. Allora, io qua sono, dai conti che tu hai fatto, sono 3,1 kg. Esatto. Ok? Ho visto che tu hai già preparato le dosi di spezie che sono qua e quindi tu ci dirai esattamente le dosi. Allora, il sale ci va circa il 25 per 1000. Ok. Quindi qua su 3,1 kg sono circa 77, 50, 78. Io gli ho dato 7,8 grammi per chilo. E invece il pepe va a sentimento, è una regola, ognuno ha la sua regola e io ne ho messo circa 7-8 grammi, tanto, perché questo qui è un salume che da mano in mano che si fa negli anni si modifica, cioè ogni sua famiglia se lo giusto a proprio piacimento. C'è chi ci mette l'aglio, chi non ce lo mette, chi ci mette il rum, chi ci mette il cognac, chi ci mette, cioè ognuno ha la sua ricetta fatta in casa che è segreta, non ve la diranno mai, però diciamo che questa qui è la base, dopo sta a voi se volete provare aggiustarla più o meno, aggiungere aromi, aggiungere della carne diversa, magari della spalla, della coscia, insomma, certo. dovete vedere voi. Bene, adesso andiamo a inserire gli aromi, vado? Sì. Come avete notato, questa volta abbiamo macinato prima di aggiungere il sale, dico bene, perché di solito con Giorgino noi lo facciamo prima, però va poi bene lo stesso, avete capito, tanto è un quantitativo che è veramente poco. Sì, ognuno poi ha le sue io mi adatto, logicamente oggi è lui il comandante, quindi vado? Sì. Io ti preparo, mi hai fatto prendere una bottiglia di rum. Sì, e anche una bottiglia di vino, perché ci va dentro un bicchiere di vino e un bicchiere di rum. Allora, mi sposto qua e inizio ad aprire io. Allora, apri il rum, Sì. Dimmi basta. Ce ne va un bicchiere circa. Intero? Sì. Almeno dalle dosi che mi ha dato è quello lì. Un bicchiere di rum? Un bicchiere di rum. E poi apro anche il rosso allora. Sì. Questo è un lambrusco mantovano rubiglio. E si può bere anche? Ma direi proprio sì. Allora direi proprio che teniamo i bicchieri da queste non tanto lontani. Allora, ci mettiamo prima il rum, sì dai, va. Okay. Ale! Auguri! Bello! Sì. Ma lo chiamano rubiglio perché proprio c'ha un bel colore intenso. Cioè. Allora, una particolarità di questo salume qui è che non va forato. Rispetto agli altri salumi che vanno forati con lo sforacchiotto, no? Sì. Questo qui non va assolutamente sforato. Vado? Vai. Quindi rimane molto umida la carne? Rimane molto molle. Sì. Diciamo che per un 10-15 giorni continuerà sempre a gocciolare. Ma se non fai buchi, gocciola trasuda? Trasuda tramite la vescica. Infatti è un salume che rimane molto scuro dentro. Secondo me deve essere così bagnato apposta perché non viene sforacchiato, allora non rimangono dentro delle fessure di aria, almeno così penso io, perché ovviamente un mantovano fare una ricetta ferrarese. Ci ricordo che lui è un mantovano. Quindi adesso viene tutto mescolato bene perché vedo che fa il filo anche questo. Sì, poi in definitiva è... Sì, però sì, l'importante sono i dosaggi. Esatto. Dopo ognuno ha il suo. Secondo me potremmo anche essere
Lo dici te. Sì. Bene, allora adesso mentre tu ti vai a lavare le mani io vado a preparare l'insaccatrice. Esatto. Tieni. Benissimo. Allora abbiamo preparato tutto, l'insaccatrice naturalmente è buon uso quando si fanno queste cose, fare un brindisi alla vostra salute e anche alla nostra. Alla nostra. E speriamo che venga bene il salume. Ma sì, dai, l'importante è che ci divertiamo, Sì. dopo... Così sento anche il tuo lambrusco mantovano. È buono, Non è male, non è assolutamente male. Allora, voglio svegliarvi un piccolo segreto, intanto che ci sono, una piccola chicca, non è che segreto. Intanto io riempio il cilindro. Nei salumi, se mettete i vini di cantina, attenzione che in condizioni meteo-climatiche avverse, cioè di molta umidità, possono macchiare la muffa dei salumi, cioè praticamente con i lieviti fermentando si trasformano in zuccheri e praticamente la muffa non è più bella bianca ma può diventare gialla o marrone. Infatti delle volte succede che se usi del vino che ha I lieviti e i solfiti, quindi lì è la causa delle muffe colorate. La maggior parte Ma è un difetto che si aggiusta? No, allora diciamo che per la grande vendita non è conforme per la vendita, cioè proprio per la grande industria non è conforme perché la muffa deve essere bianca. Diciamo che artigianalmente a casa è commestibile, non ha nulla di che. Però volevo svelarvi un attimino questa chicca qui. Se dovete fare dei salumi, cercate di prendere sempre del vino fatto in casa. Praticamente, se avete la fortuna di conoscere il contadino che ha il piccolo vigneto e vi dà qualche bottiglia di vino, è molto meglio. Va bene? Va bene, sì. Salute. Bene, siamo pronti per l'insacco, quindi Esatto. allora, vesciche messe a mollo. Messe a mollo in aceto e limone. È sufficiente un giorno prima? Sì, diciamo che una notte io di solito li lascio, però in certi salumi, in certi budelli io faccio bollire dell'alloro il giorno prima. L'alloro gli tira via proprio il profumo del budello, quel sentore di acido del budello. Io di solito faccio bollire un 20-30 litri di acqua con dentro dell'alloro e poi metto dentro un bicchierino d'aceto e lo lascio Quando è freddo? Esatto, sì, perché quando è tiepidino, bisogna dire tutto perché delle volte solo l'aceto può bruciare, esatto. Certo. Anche il limone può bruciare, invece con l'alloro quindi fai acqua bollita dentro, con alloro dentro, si fa raffreddare, si lavano i budelli, sì. E poi dopo si mette dentro un goccino di vino o se no appena un mezzo bicchiere di aceto. Quindi niente agrumi, niente agrumi, cioè, bene, per come mi trovo, va bene, ognuno ha il suo sistema, l'importante è che vengano puliti e poi dopo così sono rovesciati. Sì, allora io li ho rovesciati, li ho lavati perché ovviamente questi qui, cioè, rovesciandoli, dentro c'hanno la parte dove c'era la pipì. Esatto, praticamente li ho lasciati a mollo, li ho rilavati, poi li ho rigirati per un discorso di estetica. Quindi per essere chiari, perché la domanda poi mi viene posta, la carne va a contatto con l'interno dove c'era la pipì? Sì, in questi budelli qui sì. Ok. In questi budelli qui sì. Perché adesso voglio far vedere come si rovescia. Però rovesciandolo così. Sì. Quindi va proprio a contatto, quindi deve essere lavato bene. Sì, deve essere proprio sciacquato. Va bene, okay. Adesso voglio vederti poi legarlo. Allora, ripeto, io non l'ho mai fatto. Vabbè, dai, faremo. Perché tra un modenese e un mantovano cercare di fare un ferrarese è duro. Allora, ok. Aspetta che vedo se riesco a rimetterlo dentro. Sì, perché poi questo quantitativo di carne che abbiamo utilizzato non sarà per una sola salamina, ne verranno due. Ne facciamo due. Due ci vengono? Sì, proviamo a vedere cosa succede. Ascolta, la corda ce l'hai qui? Qui. Ok. Dai. Ovviamente non va forato, assolutamente. Un pianino. Sta nascendo. La faccio più piccola però, No. Boh, secondo me siamo circa a metà. Un po' meno di metà.
Allora, legamo qua, che intanto che ce l'ho, fai un bel nodo, lasci la corda un po' lunghina, fai il polo anche doppio. Visto che ci siamo in due, è giusto che lavoriamo in due, no? Aspetta, Sì. No, adesso è venuto però. Sì, va bene, va bene. Va bene, ascolta, allora questo qui lo tiriamo via, proviamo a fargli la legatura a spicchio, vedere cosa succede. Questo qui c'ha la punta. Allora, aspetta un attimo. Scivola, ti do uno straccetto da metterci sotto così. Fino a proviamo a vedere così. Perché è molto scivoloso questa. Ok. Ce la possiamo fare, tranquilli. Beh, artigianale. Sì, beh. Allora, vediamo un attimo. Ma ne fai 8? Ma adesso vediamo, finché ci riesco. No? Perché alla fine dopo bisogna anche accontentarsi, no? Sì, viene legato come l'auricchio. Beh, sì, praticamente, sostanzialmente sì. E lui va sempre a chiudere, ogni giro che fa lo va a chiudere proprio sulla bocca. Adesso vediamo un attimino se riusciamo, che c'è rimasto l'ultimo. Bravo. Beh, sai, quando non si è pratici a fare certe cose. Bravo. Allora, ci rimane l'ultimo di qua. Ok. Che di solito con. Te l'ho lasciato troppo corto? È un po' cortino, vabbè, ma che ripieghiamo. Adesso le sistemiamo. Allora, tagliamo un attimo. Intanto sistemiamo questi qua che rimangono fermi dietro. E così non si muovono più. Quindi è passato la corda e poi l'hai fatta scivolare sotto per chiudere, per chiudere il fondo. Esatto, adesso aggiustiamo con gli altri, un po' in maniera che siano un po' in maniera decorosa, come si suol dire. Allora, un attimo, questo qui, questo qua. Qui. E così almeno rimane fermo lì. È sufficiente sotto 3-4 corde? Ma sì, era tanto per tenerlo centrato. Dove tu li hai messo? Esatto. E cerchiamo di centrarlo un attimino anche qua, tanto per dargli una forma un po'. Tanto io controllo. Diamo una giustatina. Ci siamo quasi, Sì, ma bisogna, dai. Adesso bisogna un attimino, perché non sta mica ferma. Sai che sinceramente non sono tanto curioso di sentire com'è. Come tutti i salumi tipici, sai, dei posti. Adesso magari poi dopo mangiandolo, assaggiandolo cambio idea. Allora, sai, i sapori tradizionali di una volta. Faccio un nodo alla tua maniera. Scorsoio, quello che uso per legare il prosciutto. Esatto. Guarda, adesso è diventata una scamorza. È diventata una scamorza, un provolone. Vediamo se dargli un altro dopo. Allora, scivolano via un po' le corde. Vuoi che ci metto una puntina? Un paio di chiodini. Un paio di chiodini. Un paio di chiodini.
era solo per non fare troppo brutte figure. No, guarda, è artigianale, fatto in casa. Insomma, ragazzi, artigianale fatto in casa. Io è la prima che faccio, insomma. No, va benissimo. Era tanto per dare un'idea. Fatta benissimo. Beh, proviamo con l'altro? Certo. Dai, tanto che ci siamo, quell'altra la provi per te. Allora, la appoggiamo qua un attimo questa, ok? Sì, dopo la prendiamo. Allora, c'è rimasta meno, no? Hai detto, lo facciamo con quella... No, di più ce n'è. Ce n'è di più di metà? Allora usiamo sempre quell'altra di cosa? L'altro di vitello. Bene. Fuoco. Si allarga bene. Adesso è finito. È finita? Sì, ce n'è un po' qua dentro naturalmente che... Aspetta che faccio così almeno rimane un attimino un po' più lunga. Voglio rifare un'altra tecnica di legatura alla culatello. Così vedere se magari rimane un po' più. Però aspetta di là. Quindi sì. A vedere se magari così intrecciando viene un attimino un po' più e si fa un po' meglio bella figura, perché vedi che così sta già nascendo. Sì. Ecco. Ci vuole un po' di pazienza, il noviziato si paga e buon. Direi che decisamente un bello zuccotto. Un bello zuccotto. Vediamo di centrarlo un attimino. Intanto inizia a liberare. Sì. Vediamo un attimino. C'è le cordicine. Non è semplice, i ferraresi devono avere della bella manualità per fare queste. Ma anche quelli che legano i culatelli. Ma sai, il culatello è quelli che lo fanno tutto il giorno, lo legano veloce. Sì, ma sai, il culatello bene o male è più grossino e scivola meno. E scivola di meno, ma questa qui è veramente scivolosa. Ha una consistenza più diversa. Hanno una bella manualità. Il fatto che l'interno è molto morbido, più la vescica è molto viscida, è scivolosa, insomma. Andiamo a legare qua di dietro in maniera che stia un po' fermo. Allora, intanto che tu finisci di legare, ti faccio 2 o 3 domande, visto che noi l'abbiamo già in cottura, ma quanto va cotta? Allora, aspetta, fermi tutti. Prima della cottura c'è la stagionatura, perché non si può cuocere così. Esatto. Oppure si può? No. Ok, non è come un cotechino. 7 mesi almeno di stagionatura. Okay. Dai 6-7 mesi e dalle 4 ore e mezza alle 5 di cottura. La ricetta dice, perché ovviamente queste qui per me sono novità. Ok, quindi cottura a mollo nell'acqua, cioè è possibile in sospensione? Esatto, prima di cuocerla va lasciata una notte almeno a mollo, in maniera che perché è molto dura. Tra 7 mesi sarà dura come una pietra. È un pezzo di pietra praticamente. Quindi va messa a mollo così si ammorbidisce la. Esatto, una notte, esatto. Poi dopo va messa dentro in un sacchetto, attaccata a un cucchiaio in maniera che non tocca il fondo, ecco. Perché dopo il liquido che rimane dentro il sacchetto, una volta che è tagliata, gli va versato sopra. Che proprio si chiama salama da sugo per quel motivo lì. Allora, quindi praticamente voi prendete un cucchiaio da cucina, ok? Lo mettete così sulla pentola, fate in maniera che all'interno la salama sia immersa nell'acqua ma che non tocchi le pareti. Esatto. E nel fondo.
è nel fondo e poi lo lasciate cuocere. Quello che ti domando io, perché 5 ore di cottura, l'acqua all'interno finirà. Sì, c'è da aggiungere. Bisogna sempre aggiungere acqua. Va sempre aggiunta acqua. Ok. E quindi il sugo che fa? Il sugo che fa rimane dentro ovviamente nel sacchetto. Quando la si va a tagliare, che o la si taglia sopra o la si taglia a spicchi o la si taglia a fette, gli si va a versare sopra. Ho capito. Questo è quanto. Allora, così siamo stati precisi e abbiamo detto tutto. esatto, ci abbiamo provato, scusate, non offendetevi Amici, chi le fa, chi le fa. ferraresi, questa è la nostra versione di salama da sugo con ricetta Data da Marco Paiola, che ovviamente ringraziamo, e adesso andiamo. E adesso allora non forate, non forate, però vogliono lasciate un po' fuori. Sì, vanno messe ad asciugare ovviamente, dopo vanno messe, perché queste qui per un 10-15 giorni continuerà sempre a gocciare anche se non sono forate. Okay. Quindi vanno messe ad asciugare. Direi la stufatura no, meno che mi risulta, non mi è stato detto che va fatta una temperatura ambiente. Temperatura ambiente, luogo un po' asciuttino in maniera che pian pianino loro finiscano di gocciare, e poi allora adesso che c'è molto caldo ci vorrebbe un stagionatore come il tuo. Ok, va bene, allora, infatti adesso io la metterò nello stagionatore, ecco. e così perché sì, adesso fa 40 gradi, non è il caso, non è il massimo, però sì, poi dopo vogliono tenuti come i salami, diciamo. Esatto. Questi qui ovviamente mufferanno, gli andrà spazzolata via ogni tanto la sua muffa, e poi al momento della cottura vanno, ripeto, lasciata una notte a mollo, poi sotto il rubinetto dell'acqua vanno spazzolate bene in maniera che la muffa vada via bene, e poi vanno cotte con molta pazienza, 3 ore e mezza, 4 ore e mezza, c'è chi dice anche 5, quindi è un salume che va cotto ovviamente. Bene, allora adesso noi mettiamo via un po' di cose, tiriamo fuori quella che abbiamo cotta e facciamo la prova assaggio. Ok. Allora, questo è il risultato dopo cotta la salama da sugo. Esatto. Allora, noi siamo abituati un po' al cotechino, che ha tutto un altro aspetto, e così. Allora, sinceramente parlando, non è invitante per niente. Da vedere così. Dopo 5 ore di cottura, così. È calato un casino, è calata. Sì. E adesso andiamo a tagliare e vediamo cosa c'è dentro. Ah, giusto, volevi fare una precisazione sulla degustazione. Esatto, allora queste qui di solito si mette in piedi, si taglia e poi dopo si mangia col cucchiaio. Quindi si leva via il cappello. Il cappello, si vuota il suo liquido di cottura sopra e si mangia col cucchiaio. Sì, qui c'è il suo liquido di cottura. Esatto. Però c'è chi la taglia a spicchi, che mette i spicchi sul piatto e poi li vuota sul suo liquido, e chi la taglia a fette. Ognuno ha la sua poesia di pensiero e fa come. Allora, io la taglierei a fette. Tagliamo la fetta. Ok, allora tiriamo via le corde. La corda è venuta cotta bene. Sì, da com'è, sì. Ovviamente si vede, tiriamo via la corda così. Tanto io assaggio. Tesce. Vado? Io. Fettine? Sei curioso? Siamo tutti curiosi. Beh, dai, già sembra un salame ungherese, sembra. Il colore non è invitante, questo qui ve lo do per garantito. Mi aspettavo peggio però. Basta, ne tagliamo un'altra, poi dopo mettiamo sopra. Il brutto di questa cosa qua è che stai 7 mesi in stagionatura, poi quando vai alla cottura, se per caso ci sono dei difetti, hai stagionato 7 mesi, sì. Hai cotto 5 ore e hai mangiato un casso. Ah sì. Si può dire casso? Cosa dici? No, allora non è male. Mettiamo sul piatto? Sì, insisti. E vediamo. Ovviamente ci sarà da togliere la vescica. Puoi versare su un po' di. Ne prendo un pezzettino. Sai, perché quando uno abbonda così. Mi sa che io seguirò il tuo consiglio. Tieni pure. Grazie. Ti lascio servire, così non ti obbligo a mangiare. No, bene, no. Ora. Oh, salata e salata.
Vacca boia. Sì, non è male, ha un gusto, ci vuoi mangiato del pane dietro, tanto pane. Direi un purè di patate più che altro. C'è Sì, qualcosa... forse ti... No, dai, non è male. Ho sentito della roba peggiore, però a me non dice, io mangio molto salato. Però sì, la mangi una volta all'anno questa cosa qua. Per me, io non la mangio neanche una volta all'anno. Ah, non ti piace? No, ha un sapore, un gusto che a me personalmente non... No, a me non dispiace perché è bello è saporito, è forte, però sì, devo dire che se dovessi ordinarla al ristorante non lo ordino. Non lo ordinerei mai. Beh, insomma, questo è quanto, io direi che... Lambruschino, tanto per tirarsi qua. via un po'... È qua. Ah, sai che cosa? Sì? Fai l'assaggio con un po' di sughetto. No, guarda, assolutamente. No, aspetta che... Sì, diciamo che questo è un salume tradizionale, come anche in Sardegna hanno i suoi profumi, i suoi sapori forti, questo qui ha un sapore forte e deve piacere. Probabilmente per tradizione è un salume che è molto buono, essendo della zona. Noi venendo da fuori esternamente, insomma, si fa un po' più fatica ad apprezzarlo. Però quando si nasce in quella zona lì, ovviamente, secondo me non è fatto male questo, anzi, direi che mi aspettavo peggio. Ma questo qui è fatto sempre con 25? Sì, la ricetta che praticamente ti ho dato così è questa ricetta qua. Alla vostra salute, se provate a farlo, occhio al sale, 25, fate un pelino in meno. È bella salata, però sì. A me piace perché mi piace mangiare salato. Devo dire che non ne farei un'indigestione perché ne mangio una fettina e poi sono a posto. Anzi, adesso ne mangio un altro pezzettino perché sennò pare male, dai. È tutta tua. Pare male. Sì, è molto particolare. Sì. E poi io ci metto anche un po' di Hai deciso di fare il kamikaze? Sì, devo sentire. Scusa, lo sto consigliando al mio pubblico. Devo dire che Beh, addolcisce. Sì? Vuoi provare? Vacca boia. Ma perché mi fai fare delle cose che... È vero. Addolcisce, aspetta un attimo che tiro via qua. No, è buono, va bene anche la vescica. Addolcisce. Dai, discreto, dai, no, non scherziamo. No, il gusto è buono, è solo molto. È rinomata per essere un salume molto saporito, esatto. Molto salato. Salamina da salume. Comunque, dai, questa è venuta bene. Adesso speriamo nelle altre due. Adesso proviamo a stagionare quelle altre due, vediamo se magari. Ecco, adesso bevo che mando giù. La vostra salute, comunque. La vostra, sì. Allora, intanto che sono qua che bevo, e approfitto per chiederti. Cosa facciamo nel prossimo video? Quello che vuoi. No, sei tu che devi proporre. Se te il padrone di casa, te che dici vieni qua la prossima volta che facciamo questo. Allora, io obbedisco. Scrivetemi nei commenti se volete vedere qualche cosa fatto da Franco e me insieme. Un salume che, insomma, una salsiccia, una luganiga, non so, qualche cosa di particolare. Vediamo di accontentarvi e fare qualcosa di... Oppure se avete delle domande, vi ricordo che vi potete iscrivere sulle pagine Facebook, comunque fatele anche qua le domande, che lui tiene sempre d'occhio il canale, magari sì. Se intercetta la domanda magari sì. Perché ha poche domande da rispondere, quindi... diciamo che sono stalkerizzato. Va bene, comunque sotto vi lascio i link delle due pagine Facebook e anche di dove ha preso i budelli e niente. Io direi che ti ringrazio per le 4 chiacchiere, io mi sono divertito, è stato bene, quindi ci torniamo a vedere. L'importante quando si fa dei salumi è divertirsi. Sì. Perché quando si fa un salume per la prima volta generalmente non viene mai bene. Ecco, perché il noviziato lo si paga, cioè questo saremo dei mostri se subito il primo colpo no. Ecco, un po' diciamo però molti miei utenti mi scrivono che, per dire, il mio primo video sui salume è stata la bresaola. La bresaola, state continuando a mandare dei messaggi e delle foto sul mio canale
Discord, che anche qui ritrovate il link sotto nel mio video, dove si discute di salumi. Io sono poco presente, leggo, però il tempo è poco, però lì ci sono anche lì molti appassionati, direi oltre più di 1000 appassionati che condividono ricette, dosi, esperienze e anche foto, quindi se volete andare a dare un'occhiata. Sì, la Bresaola ho visto anch'io l'altro giorno che era il salume con più visualizzazioni. Sì, perché è un salume, insomma è il mio primo salume, molti ma proprio ci hanno provato la prima volta e al primo colpo gli è venuta bene. Sì, tant'è vero che anche sul canale, sai, Facebook dove sono io, tanti dicono grazie a Davide Fantinati perché con lui ho visto la Bresaola, cioè la metodologia con cui è fatto è dato un'idea più o meno, no, di come si fanno le cose. Ecco, e gratuitamente, cioè, non è male che uno vi insegni gratuitamente al giorno d'oggi, quindi c'è da farlo santo, c'è da farlo. Santa Caterina degli Uberti. Sì. Va bene signori, grazie di tutto, grazie delle visualizzazioni. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale cliccando qua, e qua sotto trovate anche l'altro mio canale di hobby, se vi iscrivete per me è molto importante. Un saluto a Franco, grazie per l'intervento e per la lavorazione. Direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Okay. Ciao. Ciao, grazie.